un po' delle differenze che ci sono tra la pallacanestro in Italia e la pallacanestro qua. La vivono in una maniera assolutamente diversa. Quello laggiù in fondo è l'ospedale e non ha luce. Qual è un po' la storia di questa società? Los aficionados quieren de escucharte Sí, quieren de escucharte hablar en italiano. Pueden decir iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale. Visconti con la pelota, se levanta Visconti, muy fuerte el triple Visconti, vaya triplazo de Visconti. Buongiorno ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video. Oggi partiamo al contrario, ovvero sono a Gran Canaria dove stasera giocheremo la partita, ma questo lo vedrete più avanti nel video. Volevo iniziare raccontandovi un po' come è andata la settimana, quello che è successo, quindi ragazzi vi chiedo di mettere un like se vi va, come al solito, e ragazzi di iscrivervi perché, piccolo spoiler, a 25.000 iscritti potrei regalare la maglietta con cui giocheremo stasera, che è una bomba allucinante. Quindi partiamo! E come vi dicevo, volevo partire dall'inizio della settimana perché sono successe un paio di cose interessanti da raccontare che mi avete chiesto anche nei commenti, a partire da martedì, dove penso sappiate tutti più o meno che cosa è successo in tutta la Spagna e tutto il Portogallo. Cari ragazzi, 28 di aprile, come vedete, non so che cosa stia succedendo, non va internet, non va il telefono. Penso ci hanno detto che in tutta Spagna e tutta Francia è così. Adesso vi faccio vedere un attimo la situazione al centro commerciale. È tutto spento. Io sono venuto qua perché a casa c'ho le piastre a induzione, quindi cerco qualcosa da mangiare qui perché non posso cuocere niente. Questo potrebbe essere il mio primo video tragico del canale. La classica copertina con la faccia così con scritto attacco hacker, anche perché c'è l'aeroporto di Madrid completamente bloccato, tutta la Spagna. Non so come facciano a funzionare le musiche, però è così. Proviamo a mangiare, ma non credo che ci facciano mangiare. È follia sta roba qui, non posso mangiare. E vabbè, non mangio. Non posso giocare alla Play. È follia che sono le 7 di sera ormai, metro ferma, semafori spenti e si prova a sopravvivere. Non si capisce che cosa sia effettivamente quello che sta succedendo. Secondo me è un attacco hacker e siamo tutti in pericolo. Secondo me sì. Guarda, la gente che va a fare la spesa preoccupata. Tutto spento anche al supermercato. A me sembra un film. E così l'idea migliore mi è sembrata quella di mettermi a spippolare i controller della Play aprendoli. Sono le 10 di sera, ancora corrente, adesso vi faccio vedere fuori. Tutto buio, a parte le luci d'emergenza e le luci delle case, però per il resto tutto spento. E a parte il fatto, scusate la faccia però non ci vedo niente, che siamo fortunati che qua alle 10 di sera c'è ancora luce, mi viene da pensare veramente, mi sto lamentando io, però qua per esempio siamo in zona ospedaliera, questi qua sono tutti ospedali, ve li riprendo anche dall'altra finestra. Quello laggiù in fondo è l'ospedale e non ha luce, non c'è niente, incredibile. Niente di niente. Buongiorno ragazzi, il giorno dopo il blackout, il 29, giusto? Oggi alle 6, 5 e mezza del mattino si sono riaccese tutte le luci di casa, facendoci cagare completamente addosso, però ci sarà il palazzetto in cui giochiamo bloccato per 2 settimane, perché giocando 2 settimane di fila in trasferta, cioè in realtà giochiamo 2 settimane di fila in trasferta perché c'è il Cosmoprof. Vi faccio vedere perché mi ha detto ci alleneremo in un altro palazzetto, il palazzetto secondario. Adesso ve lo faccio vedere io il palazzetto secondario che c'hanno qua. Adesso, a parte le cavolate, il Cosmoprof non c'è, era una palese battuta riferita a quello che è stato a Bologna l'ultimo periodo, però la cosa che mi fa ridere è che Tommaso, non so se ve lo ricordate, è uscito nello scorso video al circuito, ce l'avevo presentato, era a Siviglia e per esempio lì a Siviglia ieri sera hanno riacceso tardo pomeriggio, hanno riacceso tutte quante le luci. Quindi da una parte siamo stati sfigati perché noi non avevamo la possibilità di avere notizie neanche perché non funzionando internet, non funzionando niente, non sapevamo niente di niente, però onestamente sti cazzi di noi perché qua, come vi ho fatto vedere ieri sera, l'ospedale era spento, quindi sti cazzi di quello che potevo sapere, non sapere io. È importante che si sia riattivato tutto breve, purtroppo no, perché alla fine sono state 12 ore,
Però così, dai. Vabbè, vi porto a vedere il palazzetto secondario. Cari ragazzi, giovedì 1 di maggio, festa dei lavoratori. Oggi siamo a Carmen de los Mártires, un posto incredibile in cui ci sono i pavoni. Però a parte questo vi porto a vedere un attimo questa attrazione di Granada. Perché? Cosa state facendo? Turista medio. Posto approvato? Moltissimo, bellissimo. Top posti di Granada, quindi che cosa metti? Non abbiamo ancora visto l'Alhambra. Vabbè, l'Alhambra, cazzo. L'Alhambra bisogna prenotare 2 mesi prima. Beh, questo è il primo Questo posto, secondo me è il dai. primo posto. Ci sta, bellissimo. Sì. Poi fresco perché comincia a fare davvero caldo. Esatto. E per quelli che hanno i fidanzati che si lamentano come il mio, quando vengono coinvolti queste visioni, è perfetto. Esatto. Io adesso vi racconto un'altra cosa molto interessante. Per chi non lo sapesse, uno degli allenatori della mia squadra è Andrea Pecile. Andrea Pecile è un ex giocatore, ha giocato in Italia per tantissimi anni, anche in nazionale, e quindi adesso che ci fa gli allenamenti individuali voglio fargli 2 domande. Anche perché per assurdo tra me e Andrea ci sono tante cose in comune, a partire dal fatto che ha fatto la sua prima esperienza all'estero qui a Granada, a parte il fatto che comunque è stato sempre un giocatore, diciamo, fuori dalle righe, anche al di fuori della pallacanestro. È stato uno dei primi a utilizzare YouTube come uno youtuber senza, cioè, che nessuno lo capisse sostanzialmente. Quindi adesso andiamo a fare individuali, vi faccio vedere 2 o 3 clip dell'allenamento e poi niente, e poi gli faccio 2 o 3 domande perché mi ha invitato a casa sua a mangiare stasera. E adesso, finito l'allenamento, mi ha invitato da lui a mangiare una cosa, quindi gli farò 2 domande che secondo me possono interessare tanto anche a voi, e quindi lo seguo in macchina e iniziamo la conversazione. Noi ormai ci conosciamo da un po', ma io non ti ho mai fatto una domanda, no? Te sei stato, penso, uno dei primi giocatori che ha preso di sua spontanea volontà, a parte adesso che ci sono stati gli episodi di giocatori che sono andati in Eurolega, però Granada, quando tu sei uscito la prima volta, non era in Eurolega, e quindi la mia domanda è: come ti è presa la voglia di fare questa esperienza? Come hai trovato questo posto? E essendo proprio stato il primo, come ti è venuto di fare una roba del genere? Allora è stato più il posto che ha trovato me, perché si sono incastrate un paio di cose. La volontà mia di andare fuori veniva da un anno difficile a Pesaro, che era, diciamo, l'ultimo di Scavolini, presidente. Finiamo 13esimi, quindi non è che era anche un disastro. Se vado a vedere anche le mie statistiche, erano anche normali. Però Vissuta c'è male. Qualcosa, sì, vissuta male. Granada perché? Perché l'allenatore viene a Forlì a vedere le Coppa Italia. Mi vede, si ricorda di me, si incastrano un po' di cose e mi dice: vieni. Poi avevano firmato l'americano mio di Pesaro, Aaron McGee, che anche lui un po' sponsorizza e dice: sì, prendete il patch. Posso farti una grande associazione? Sì. Questa è la mia prima esperienza all'estero. Spagna, Granada, vengo da una stagione difficilissima a Pesaro e c'è Scott Benford. È incredibile questa cosa qui. Sì. E un'altra domanda che ti volevo fare è: sicuramente il basket già in linea generale è cambiato tantissimo. Io ho parlato negli scorsi video un po' delle differenze che ci sono tra la pallacanestro in Italia e la pallacanestro qua. Hai provato differenze quando ai tuoi tempi sei passato dall'Italia alla Spagna e vedi differenze dal campionato di allora ad adesso? Allora, sì, calcola che io sono arrivato in LEB, però LEB Oro, quindi nel secondo campionato lo vinciamo e gioco anche quello di ASB. Il mio primo di ASB con, tra l'altro, Picchio Abbio, altro italiano, qui che è passato per Granada, e ci
salviamo abbastanza bene, quindi a 2 giornate dalla fine, però sempre stando bene, dai, abbastanza bene in classifica. E da lì dopo torno e gioco di nuovo in Eurolega con Siena. Ritorno qui in Spagna dopo il mondiale del 2006, dove l'ACB, ti dico, era un campionato in cui, cavolo, ogni settimana mi trovavo e Navarro, e Rudy Fernandez, e Rakosevic, e Bullo, e dopo arrivava, non so, Marresa con Rafa Martinez che ne faceva comunque 25 partite a Marresa. Quindi quando te dicevi, wow, questa settimana mi va Sono bene, arrivava tranquillo. uno spagnolo che... E quindi il livello era veramente già molto alto. Ok. Però, e come io comunque seguendo anche quello che fai tu sui video e vedendo cosa anche hai portato come idee e testimonianza a chi ci ascolta, è che la vivono in una maniera assolutamente diversa. Già ciuffa il triplasso, lo dice tutto. Da quando giocavi te ad adesso è cambiata ancora la situazione? O non... Io vedo che, allora, la cosa che è cambiata di più sono le infrastrutture e quindi loro sono migliorati e noi giochiamo ancora negli stessi identici palazzetti in cui io giocavo e non ero neanche all'esordio o all'inaugurazione del palazzetto, perché veramente quello non cambia in Italia o cambia pochissimo, con solo magari alcune eccezioni. Però per esempio adesso tu sei andato a giocare a Tenerife, c'era però Gran Canaria, era il palazzetto, io non ero, avevo giocato in un altro, Bilbao avevo giocato in un altro, Italia invece non è così. No, Italia anche a Madrid, Real Madrid, non ho giocato nel Wizink Center, ma giocavo in una Plaza de Toros. In continuazione loro E ultima domanda, e a questa ci tengo tantissimo. La prima domanda è stata: cosa ti ha spinto a fare qualcosa che gli altri non avevano fatto? Te comunque sei stato uno dei primi, in tempi diversi, a portare contenuti che parlassero della pallacanestro su YouTube, cosa che magari al tempo non era capita. Buenos dias amici avanzadori, questo è il primo capitolo del Sunshine Videoblog in diretta da Siviglia. Oggi è mercoledì 15 ottobre. Però facendolo con i modi che ci sono adesso, quindi assolutamente non era capito. E quindi secondo te quanto è importante proseguire sulla propria strada a prescindere da tutto quello che succede? Questo è un insegnamento che cerco di dare spesso, che tutti comunque commenteranno, tutti quanti diranno cose. È stato per me quest'anno il fatto di aver firmato la Virtus, il fatto di aver lasciato la Virtus per venire qua, il fatto che faccio i video su YouTube. Quanto è importante per una persona normale, quindi non per un giocatore, rimanere sulla propria strada e fare quello che si sente? Allora guarda, io credo che in diversi anni che ti dico, guarda che secondo me la tua strada, per come ti ho percepito, per come ti ho visto nel settore, finire nel settore giovanile della Reyer, quando ero a Trieste e tutto, vedevo che eri uno, secondo me, un'esperienza all'estero lo avrebbe arricchito moltissimo e completato dal punto di vista proprio della maturazione da ragazzino a uomo e tutto. Qua è servito a me per trovare me stesso e quindi dopo in campo, che puoi fare una partita meglio, una peggio, una palla entra, una palla esce, ci sono mille cose che ovviamente puoi controllare e tantissime altre che non puoi controllare. Chiaro. Cosa puoi controllare? Però la tua vita, perché tu sei di più che solo un giocatore, sei di più che solo un ragazzo che viene all'estero e sei di più di tutto questo e la tua vita è parte di tutto. Quindi io sono sempre stato uno molto estroverso che trovava piacere a condividere con tutti e farsi amicizie fuori dalla pallacanestro anche in ogni città in cui ha giocato. E allora questo mi ha dato anche forza di fare un percorso e magari di vivere più serenamente certe cose che non mi andavano magari tanto bene in campo, o magari con ancora più entusiasmo e allegria quando le cose ovviamente andavano bene. Quindi secondo me la tua forza o la forza di chi riesce comunque a fare e avere la propria strada è quello di essere se stessi e di essere qualcosa anche fuori dal campo, nel assolutamente di crearsi qualcosa. E quindi grazie per la chiacchierata. Piccolo aneddoto: la mia seconda partita in Serie A l'ho giocata contro di lui facendo un grandissimo airball dall'angolo alla penultima giornata dell'annata 2015, che è stata 2016. La mia ultima partita in Serie A. Incredibile. Perché dopo io ho giocato in A2 a Trieste, io ero Capodorlando. E anche in A2 a Trieste, quando siete saliti, abbiamo giocato contro, mi ricordo di aver messo anche 2 bombette, avete perso a Verona. Sì, quindi, a Verona sì. Mamma mia, a Verona sì. Grazie della chiacchierata, adesso spero di aver registrato. Bravo, adesso comunque paga la pizza. È un disastro, adesso pago la pizza. Adesso esatto. pago la pizza. E insomma, di nuovo buongiorno, di nuovo una partenza, oggi è il 3 maggio e si parte per andare a Gran Canaria. Onestamente 3 trasferte, 2 alle Canarie, perché una a Tenerife e una a Gran Canaria, può andare peggio. Diciamo che può andare peggio come posti da vedere, come viaggi invece, come vi ho raccontato nell'altro video, così così. Però il team manager Alberto Puertas, detto Dors,
ha visto il mio scorso video, ha detto, sai che c'è, Visconti se ne deve stare un attimo in silenzio, perché dice che qua in Spagna i viaggi di qua e di là, e ci ha sparato un diretto Granada-Las Palmas. Cioè, quindi, top del top. C'è da dire che però, vedendo il programma, quel di buono che ci ha dato adesso ce lo fa pagare poi col viaggio di ritorno, ma lo vedrete poi avanti nel video, perché se ve lo devo raccontare adesso vado in depressione, poi succede un casino, un disastro. E quindi adesso Ariannina mi sta portando alla partenza. Io vi faccio sempre le solite 2 o 3 clip di contesto, mettendo un po' di musica, e poi pian piano magari vi presento a altra gente della squadra. Sì, però fai le curve piano. Oh, ma ti lamenti, ma c'è pure il pilota, ma che cavolo vuoi? Altra gente dello staff, e magari vi racconto un po' della situazione della squadra, quello che stiamo vivendo, quello che è successo prima che arrivassi io, e qual è un po' la storia di questa società. Say something to the vlog. For the vlog, for the trip, it's gonna be a great trip. We're gonna win, eat some pasta. Tra cazzo. E adesso che siamo arrivati in aeroporto con una velocità straordinaria, vi voglio fare un po' una panoramica di quella che è la società qui, di qual è la nostra situazione e tutto quanto, ecco. Lasciatemi prima di tutto fare una distinzione tra il club in cui giocava Andrea, Il club Baloncesto Granada. che è stato chiuso nel 2012, e il club in cui gioco io, che è la Fundación Granada, nata nel settembre 2012 dalla Liga Nacional, ovvero dalla quinta serie. Però i due club hanno molte cose in comune, quindi lasciatemi iniziare spiegandovi qual è l'organigramma del club di adesso. Il presidente è Oscar, il vicepresidente è Fernando e l'allenatore è Pablo, e da loro 3 è partito tutto. Ad aiutare Pablo ci sono Arturo e Zamo, e come potete vedere da questa immagine lavorano insieme da un sacco di tempo. Poi ci sono Andrea, di cui vi ho parlato prima, Pinzas, che è il nostro preparatore atletico, e Dors, che è partito come assistant coach, come vedete da questa foto, e poi è diventato team manager. A chiudere lo staff c'è David, che invece è il video analyst della squadra. Ma ritornando alle cose in comune tra i due club, quello di prima e quello di adesso, dovete sapere che nel club chiuso nel 2012 Oscar era il responsabile del settore giovanile, mentre Pablo un allenatore del settore giovanile. Con la chiusura del primo club e l'apertura del secondo club nel 2012, Oscar è diventato presidente e Pablo è diventato allenatore della prima squadra. Come potete vedere da questa immagine della prima stagione, Pablo e Oscar al centro, ma sul lato, oltre a Fernando, c'è anche un altro personaggio che vi ho citato in precedenza, che è questo giocatore che ha segnato i primi punti del nuovo club nel 2012. Indovinate chi è? E Pinzas, il nostro preparatore atletico, e quindi questa cosa a me fa impazzire, perché dimostra veramente come tutto sia possibile con la passione e la perseveranza. Partendo dalla quinta serie sono sempre le stesse persone che sono arrivate a giocare in ASB. Poi è inevitabile che si crei un clima familiare che fa stare bene le persone, e questo davvero significa che tutto è possibile credendoci. Quindi ZV, io credo in te, però mi raccomando, devi rimanere semplice e positivo come sono semplici e positivi qua. Tra l'altro, per la questione delle maglie, il presidente mi ha confermato, come avevate scritto nei commenti, che è una questione di sponsor, perché avendo le maniche puoi inserire 2 sponsor in più rispetto alla canotta. E dopo un piccolo riposino andiamo a vedere il palazzetto di Gran Canaria. Los aficionados quieren de escucharte Sí, quieren de escucharte hablar en italiano. Puedes decir iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale. Grazie, ciao. Dime un pasaporte regalato. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale. Bravo. Più. Benvenuto.
No, Battista Bomb. E con questa vista dichiaro ufficialmente finita la giornata, dato che il video è stato molto lungo. Ci vediamo direttamente domani alla partita, tanto sapete come va lo shoot around della mattina e tutto quanto, e quindi ci vediamo domani. Ciencia, buscando primero a Pelos y luego penetrar y gol. Sale Horney, mucho peligro esa pelota, bien sus años. Cuando era más joven, entrenando, trabajando, estudiando, haciendo prácticamente de todo para ganarse. Jonathan Roussel, protección el bloqueo, Amin Ma, la protege. Visconti de 3, triplazo para Visconti, aprovecha del baloncesto, uno de los mejores pases que tenemos en la liga. El pase extra para el triple, Visconti de 3. Bueno, Ahí tenemos el especialista consiguiendo. Quería anotar algo porque a Maripero se recuerda fuera de casa si quiere. Jonathan Roussel poniendo la pelota en juego, línea de fondo. Para mí no ha. Visconti con la pelota, se levanta Visconti, muy forzado el triple de Visconti. Vaya triplazo de Visconti. Jonathan Roussel, balón por fuera, Visconti, que viene el pase en bote. Pasea por la pintura. Error en el pase, anticipación. Vamos a ver qué acaba esto. Contraataque para Visconti. El rectificado de Visconti en el cuerpo a cuerpo. Canasta para Visconti. Bueno, pues maquillando. E insomma così ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, anche se è stato più lungo degli altri, però sono tutte testimonianze che secondo me fanno capire come sto vivendo questa situazione, quello che sta cambiando in me e in tutto quanto. Io rimango super contento, sono super contento che nello scorso video vi ho detto che se arrivavamo a 25.000 iscritti ci sarebbe stata una sorpresa, ci sono stati un sacco di iscritti e quindi credo che al prossimo li avremo raggiunti e la sorpresa a questo punto arriverà, anche se l'ho detto all'inizio di questo video. Per il resto ragazzi, nel prossimo video ci sarà la partita di Saragozza e la partita che andremo a giocare tra poco contro Rio Breogán, mentre verranno i miei genitori, quindi saranno delle belle situazioni. Ragazzi, vi mando un abbraccio, mi raccomando, ciao ciao.